Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi ti racconto la mia esperienza con il Radin Freeride Jetboard elettrico. Questo video è in collaborazione con NordVPN. Con NordVPN proteggi la tua navigazione dagli hacker e dalla sorveglianza e tracciabilità. Puoi anche visitare qualsiasi sito che desideri superando qualsiasi blocco in qualsiasi paese nel quale risiedi o ti trovi come turista. Usa il link www.nordvpn.com/sindrome da shopping per avere il super mega giga extra sconto plus sul piano biennale. Provalo per 30 giorni, soddisfatto o rimborsato. Certamente questo video è da considerarsi integrativo rispetto agli altri due video che avevo fatto del jetboard della Radin, il Carve, e se non hai ancora visto quei due video te li lascio nella descrizione del video, perché ci sono tante informazioni che io non ripeterò in questo video, visto che i jetboard della Radin sono modulari. Ripeto questa cosa qui, così se sei nuovo almeno sai di cosa sto parlando, perché questi jetboard elettrici arrivano tutti con la stessa batteria, tutti con lo stesso Jetpack G3, che sarebbe la pompa dove abbiamo l'elica all'interno e il motore. Al momento dell'acquisto si può scegliere tra la versione standard della batteria e la versione extended. La differenza è solamente via firmware, perché la capacità della batteria, le celle che ci sono all'interno sono uguali, e lo prendi e lo porti a casa standard. Eventualmente, se vuoi successivamente sbloccare tutta la capacità della batteria e non essere limitato a utilizzare solamente metà batteria, dovrai pagare circa 2000 euro per questo. E adesso parliamo anche di questa cosa qui per quanto riguarda questo board in particolare, perché per quanto riguarda il Carve avevo detto che secondo me basterebbe avere la versione standard per divertirsi. Ecco, ho cambiato sinceramente un pochino idea e adesso ti dico anche il perché. Per quanto riguarda il jetpack, la stessa cosa, abbiamo il jetpack standard e quello pro. Se prendi la versione standard ha una certa potenza, invece se prendi la versione pro ha una potenza maggiorata. In questo momento fino al 31 di agosto ho visto sul sito della Radin che c'è un'offerta che se compri la versione standard comunque ti arriva la versione pro per quanto riguarda la pompa, diciamo, e però per la batteria non te la sbloccano se non paghi. Non so se questa offerta è valida lo stesso acquistando direttamente dal distributore italiano, del quale ti lascio il link e anche eventualmente istruzione e coupon sconto per usufruire eventualmente di questa offerta o un'altra che offrirà il distributore. Ovviamente però in questo video parlerò in particolare di questo board, perché ovviamente abbiamo la stessa batteria, lo stesso jetpack che possiamo configurare e quindi acquistare su diverse tavole. Principalmente le tavole tra le quali possiamo scegliere sono la Freeride, che è questa, che è la più grossa, più ingombrante e anche più pesante, la versione Explorer che non c'è più sul sito, quindi non fanno più, che è stata rimpiazzata dalla versione X-Sport, che successivamente andremo a vedere in un video successivo e confrontare con questa tavola. E l'ultima che abbiamo visto invece è la Carve, che è la più leggera, più agile, che ha più accelerazione ma non è la più veloce. E magari ti chiedi: Issam, però se abbiamo la stessa batteria, la stessa pompa, come fa ad essere la meno veloce? Beh, questo dipende tantissimo dalla conformazione del board. Un board per esempio come questo, che è molto largo, molto grosso, una volta che
inizia a fluttuare sull'acqua, riesce ad acquistare una certa velocità nonostante il peso che c'è sopra, perché riesce a fluttuare di più, mentre per esempio la Carve ha più accelerazione, ovviamente perché ha meno massa, accelera molto in fretta, riesce a curvare, è molto più agile perché più piccolo, riesce anche a, diciamo, se prendi l'onda giusta, riesci a fare il movimento giusto, la pressione giusta sull'onda, riesce anche a fare dei salti, delle curve fantastiche, ma ovviamente essendo più piccola la tavola affonda un po' di più con il tuo peso e non riesce a raggiungere la velocità di questa tavola. E come ho detto all'inizio di questo video, ti racconterò la mia esperienza con questa tavola. Infatti la prima volta che l'ho utilizzata sono salito sopra, ho iniziato a provarla e devo essere sincero, non mi è assolutamente piaciuta, non ero assolutamente entusiasta, e questo probabilmente perché sono molto abituato al Carve della Radin, al Jet Surf a scoppio, ecco, che sono molto agili, molto facili da domare, comandare. Sei tu che comandi il board perché pesi molto più del board, cosa che non è assolutamente esatta con questo board, perché pesa circa 48 kg, la batteria pesa 23,9 kg, 24 kg diciamo, e il board stesso 24 kg, quindi stiamo parlando di un peso davvero molto alto, ecco, che ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Lo svantaggio principale è che questo board non è sollevabile da una persona sola, potresti anche farlo, ma diciamo che è assolutamente sconsigliabile. 50 kg sono davvero tanti, anche in due persone fanno fatica a sollevare questa tavola. Si solleva ovviamente la batteria quindi da sola e il board da solo, però non puoi mettere la batteria all'interno del board in acqua, dovresti metterlo fuori dall'acqua, e per questo, se vuoi prendere qualsiasi tipo di tavola elettrica, ti consiglio questo piccolo carrellino che costa tanto, devo dire la verità. Ero restio anche a prenderlo per me stesso, ma una volta preso, visto che non ce ne sono altri come questo, devo dire che vale ogni centesimo. Si può anche disassemblare completamente, avevo fatto anche il video per far vedere com'è. Si possono togliere le ruote eventualmente per risparmiare spazio. Una volta messa la tavola sopra, possiamo anche scendere nell'acqua direttamente con la tavola, quindi mettere la batteria all'interno della tavola fuori dall'acqua, esattamente come le barche. Sganciamo la nostra barca all'interno dell'acqua e poi ci saliamo sopra e andiamo a divertirci. Scoraggiato dall'ingombro, specialmente dal peso, dalla difficoltà con la quale mettete in acqua questa tavola per iniziare a divertirvi, come ho detto prima, ero un po' poco entusiasta, e non solo, ecco, provando questa tavola, perché arriva senza lacci e parleremo di questo anche dopo, ho avuto un po' di difficoltà, specialmente con il lago che era molto mosso in quel momento, ma dalla seconda volta devo dire che mi sono divertito un sacco, perché a me piacciono le sfide e questa era una sfida, rimanere sopra una tavola differente dalla Carve, differente dal Jet Surf, che di solito io riesco a comandare. Qua dovevo stare sopra io come un rodeo, e quindi la tavola è molto pesante, con il mio peso di 75 kg non riesco a comandarla senza spostare totalmente il mio peso, quindi dovevo camminare, spostare la mia gamba destra sinistra, il mio peso, bilanciarlo per riuscire a curvare, comandare la tavola. Questo ovviamente anche per fare qualche salto con la tavola che salta da sola e io salto in aria da solo, poi atterro sopra. È totalmente differente, come se avessi una barca che stavo comandando, proprio bilanciando il peso sopra. È molto divertente, ha il suo perché da quel punto di vista. Sicuramente non per fare carving, sicuramente non per fare i salti. Sì, qualche salto potete farlo tranquillamente, ma è per rilassarsi su un lago calmo, anche sul mare calmo, anche su un mare mosso, se siete pesanti, se pesate sopra gli 80 kg, 90 kg, ecco, avrete sicuramente difficoltà a comandare
o a stare sopra un Radin Carve con una tavola molto più piccola di questa, che ho fatto provare a un sacco di amici che pesano molto più di me, che hanno avuto tantissima difficoltà appunto per il loro peso, quindi dovevano conquistare tanta velocità per poter starci sopra senza sbilanciarsi, e capisci che appena stai imparando, appena conquisti un po' di velocità, inizia a saltellare il board, non riesci più a comandarlo, ti spaventi dalla potenza, dalla velocità le prime volte. Ecco, sicuramente con qualsiasi cosa, che sia una tavola, uno skateboard o qualsiasi cosa, se vai più lento, sei principiante, è molto più facile imparare perché non ti spaventi, non c'è questo effetto. Però se pesi tanto, questo non va bene con una tavola piccola. Quindi questa tavola sicuramente molto meglio per una persona che grossa, diciamo, che pesa tanto, alta, ecco, riesce a comandarla molto meglio rispetto a una persona come me, piccina, 170 cm di altezza e 70-75 di peso, e infatti Radin la raccomanda appunto senza lacci per poter spostare il peso e il piede e girare o curvare ed essere molto più agili. Io sinceramente utilizzerei un altro termine, specialmente se hai una statura come me, un peso come me, direi che è pericoloso. Sconsiglio assolutamente di mettere i lacci su questa tavola, perché su un jet surf che pesa pochissimo, su un Carve che pesa molto meno rispetto a questa tavola qui, se stessi cadendo e dovessi ribaltarmi indietro, nel caso si incastri il mio piede all'interno del laccio, ecco, al massimo la tavola si ribalta con me. Questa tavola invece pesa talmente tanto che non si ribalta e rischi di farti male a qualche tendine del piede. Certamente se sei 1,90 che pesa 120 kg, ecco, questo sicuramente cambierà le cose. Un'altra cosa importante da sapere sull'utilizzo di questa tavola è che non arriva con nessun laccio di sicurezza, arriva solamente con il magnete e il laccio per spegnere la tavola eventualmente se dovessi cadere dalla tavola. Ma avendo una massa così alta, una volta che ti sbilanci e cadi dalla tavola, la tavola se la viaggia, anche se ha motore spento, ma comunque viaggia e va molto lontano, e dovresti nuotare per andare a prenderla. Certamente se il mare è calmo o diciamo il lago è calmo, potresti anche farti 2 bracciate, ti diverti anche, ma se il mare è mosso, il lago è mosso e porta via la tavola, potrebbe essere pericoloso, e io raccomando vivamente di aggiungere un altro laccio di sicurezza che eviti che la tavola si allontani tanto da te nel caso di caduta. Come in questo video, come potete notare, qui io avevo messo un altro extra laccio, l'ho legato qua, ho trovato il modo migliore per legarlo qua. Eviterei di legare il laccio extra su questa maniglia o su quest'altra, perché si rischia molto di più l'aggrovigliamento tra i lacci e rimarrete nell'acqua a cercare di districarli per un bel po' di tempo, mentre se lo mettete qua è un po' lontano e rischiate sicuramente di meno. Un'altra cosa molto importante da sapere se sei al di sotto di 185-190 cm di statura e 100 kg di peso è che questa tavola, avendo tutta questa massa, questo peso enorme, ripeto, hai poco margine d'errore durante il controllo, perché una volta che è fuori controllo è molto difficile che tu possa controllarla. Di cosa sto parlando? Sto parlando per esempio di 2 onde una successiva all'altra, che capita molto spesso. Per esempio passa una barca, o comunque le onde nel mare si sono molto ravvicinate e stai andando molto veloce, ecco, potresti saltare la prima onda, la seconda onda il muso affonda nell'altra onda, e se affonda nell'altra onda diventa come un trampolino che ti lancia in avanti. Ecco, questa è una cosa molto pericolosa e molto importante da sapere. Ovviamente potresti anche spostare il tuo peso indietro durante il salto, però questo potrebbe lanciarti indietro, dipende moltissimo, va a fortuna, diciamo, e questa cosa non mi è piaciuta per niente, perché può essere davvero molto pericolosa con il peso della tavola che ti lancia davanti come un trampolino, e tu sei davanti, e se ti viene addosso, ecco, ti potrebbe far male.
perciò raccomando anche di non fare come me, che sono un pessimo esempio, e raccomando sicuramente di mettere un casco e anche un giubbotto protettivo durante l'uso. E che tu scelga di acquistare la versione Pro del Jetpack o la versione Extended o Standard della batteria, qualsiasi versione, con questa tavola arriva la custodia è di buona qualità, ha un sacco di tasche dove puoi mettere tantissime cose, ha anche le rotelline, si può trascinare sicuramente senza batteria. Con la batteria trascinarla è molto impegnativo, e anche se la tavola costa tanto, comunque la tua schiena vale molto di più, e sconsiglio vivamente di trasportarla con la batteria, perché per la tavola ci sono pezzi di ricambio, per la tua schiena non ci sono pezzi di ricambio. Molto importante sapere questo, cercare di non sollevare neanche la batteria da soli, cercare sempre un aiuto e sollevare la batteria assieme a qualcun altro. Ricordati sempre, non ci sono pezzi di ricambio del tuo corpo, e i soldi vanno e vengono, ma la tua salute, se va, non torna più, o non torna come prima sicuramente. Ecco, questa è una cosa molto importante, che vale anche per il casco e la pettorina. Nella scatola del Radin Freeride arriva il laccio per il piede con il magnete di sicurezza, con il quale si arma il motore appena appoggiato il magnete da questa parte sul retro del board, e si disarma immediatamente appena si stacca. Il telecomando arriva in questa custodia ed è un telecomando wireless, si tiene in questo modo e si accelera tramite il pollice. Qui abbiamo il laccio di sicurezza per evitare che possa cadere nell'acqua. Il telecomando ovviamente è impermeabile. La cosa interessante che avevo fatto vedere anche nel video scorso è che questo telecomando, per mantenere la sua impermeabilità, non abbiamo nessun connettore per ricaricarlo, infatti arriva con una basetta di ricarica wireless e anche un cavetto USB, micro USB, per alimentare la basetta e ricaricare il telecomando. Le luci del telecomando sono molto visibili. Una volta che il telecomando è acceso, ci fa vedere questi quadratini con le luci LED che indicano il livello di carica della batteria del telecomando quando il magnete non è collegato al board. Una volta che abbiamo collegato il magnete al board, il telecomando vibra per indicare che è collegato e ci fa vedere il livello di carica della batteria del board. Ovviamente il telecomando utilizza la vibrazione anche per darci degli avvisi, eventualmente quando si scollega vibra, o quando finisce la batteria. In questo momento per esempio a livello minimo, ma abbiamo un livello al di sotto di questo che quando il LED lampeggia e il telecomando ci avvisa tramite vibrazione, eventualmente se non ci siamo accorti o non abbiamo dato retta, perché magari ci stiamo divertendo e non abbiamo guardato più le luci del telecomando. Una cosa molto utile di questo board è che quando si scarica la batteria completamente inizia a vibrare, comunque possiamo andare e ci porta a riva, ci porta però a singhiozzi per evitare di schiacciare tanto e accelerare, quindi scaricare la batteria, inizia a rallentare in automatico, rallentare la velocità e eventualmente se insistiamo tantissimo inizia ad andare a singhiozzi fino ovviamente quando arriviamo proprio a zero batteria si spegne. Con questo board arrivano due pinne FCS Accelerator ad attacco rapido. Per agganciarle basta inserire la parte anteriore e spingere dentro con forza. Per sganciarle bisogna tirarle dalla parte posteriore con forza, facendo leva sulla punta della pinna. Ecco, non fatelo con la mano perché potete anche tagliarvi, fatelo eventualmente con questa parte del laccio, utilizzatela come protezione. Una volta fatto, fate leva da questa parte e vi si sgancia molto facilmente, soprattutto con sicurezza, senza tagliarvi. Una nota interessante riguardo alla performance e il comportamento in acqua di questo board, che è collegato alle pinne sicuramente, e che quando andate molto veloce a un certo punto potete anche, diciamo in certe situazioni, notare uno slittamento della parte posteriore del board senza volerlo. Ecco, secondo me questo perché la massa del board è talmente alta, con il peso vostro sopra, plana molto bene sull'acqua, che secondo me queste pinne non basterebbero per tenerlo sempre dritto. Per alcune volte è divertente, qualche altra volta invece diciamo che
potrebbe anche sbilanciarvi un pochino. Certamente ho detto la parte divertente perché come un rodeo dovresti stare sopra, è divertente la sfida. D'altra parte, se andate sul sito della Radin vedrete che il nuovo X-Ride, che è molto simile, anzi è identico come dimensione, sia come lunghezza, come larghezza e anche come volume, anche se pesa leggermente di meno, e parleremo di questo nella recensione dettagliata dell'X-Sport. Ecco, però noterete, come stavo dicendo, che hanno aggiunto 4 pinne, non solamente 2. Esattamente come la versione Carve, il Freeride arriva con un caricabatterie standard, che non è questo che vedete qua, perché questo è il caricabatterie veloce. Il caricabatterie standard ci mette circa 8 ore a ricaricare la batteria da zero. Ovviamente se avete la versione standard non sarà da zero, sarà dal 50%, ci metterà 4 ore, mentre se state utilizzando il caricabatterie veloce e avete la versione standard della batteria, ci metterà meno di un'ora a ricaricarla. Se avete invece la versione extended come la mia, ci metterà ufficialmente 2 ore a ricaricarla. Io sinceramente la ricarico solamente per un'ora, conoscendo bene le batterie, perché le fasi di ricarica delle batterie al litio sono 2. Una prima fase a corrente costante, dove ricarica il più velocemente possibile. Una volta che la batteria è arrivata al voltaggio massimo, inizia a caricarla in una fase a voltaggio costante, dove la corrente diminuisce man mano fino a quando diventa zero. Ecco, quest'ultima fase ci mette tantissimo in tempo e ricarica pochissimo in termini di energia, e quindi inutile aspettare. Ti faccio un esempio semplice: se questa batteria ha una capacità di 10 e la ricarico con la prima fase in un'ora, riesco a ricaricarla a 9,5, ecco, questo mezzo che rimane ci mette un'ora, che è la seconda fase, e secondo me è inutile aspettare quella fase, tant'è che se ricaricate con un'ora con questo caricabatterie, come ho fatto qua tramite un generatore, mi raccomando, se volete utilizzare un generatore dovrebbe essere almeno 2500 watt e dovrebbe garantire almeno 1800 watt costanti per alimentare questo caricabatterie. Ecco, ricaricando per un'ora o ricaricando per 2 ore troverete comunque le luci LED del telecomando tutte accese. Questa è una dimostrazione di quello che ti sto dicendo. In conclusione, tirando le somme, tenendo in considerazione le politiche commerciali del tutto incomprensibili per me della Radin, non mi sento assolutamente di consigliare questo board rispetto al Carve, che è molto divertente e che consiglio per persone della mia statura o fino a 190 cm di statura e con un peso inferiore a 90 kg, che però costa molto di più rispetto a questo board, nonostante che abbia gli stessi materiali eccetera eccetera. C'è meno, però è politica commerciale. E rispetto anche al X-Sport, che costa molto di meno, ha un materiale migliore, superiore, pesa di meno, più robusto non solamente dalla parte esterna rispetto a questo, che è uguale al Carve mio, che avrai visto nel video precedente, che era danneggiato molto similmente a questo, dove sono andato a ripararlo con una resina speciale per tavole da surf. E tra l'altro l'X-Sport te lo danno con 4 pinne, pesa 2 o 3 kg in meno, ha una forma, nonostante la dimensione e il volume, come abbiamo detto, sono molto simili, ha una forma differente, quindi dovrebbe essere, almeno non l'ho ancora provato, più agile, e con l'aggiunta delle 4 pinne anche più stabile. E con tutti questi vantaggi, stranamente la versione X-Sport costa molto di meno a questa versione, che è la Freeride. E come al solito ti lascio il link a tutte le versioni delle tavole della Radin nella descrizione del video, assieme a tante informazioni utili e come ottenere eventualmente uno sconto dal distributore. E nel frattempo, se hai delle domande, lasciale giù nello spazio commenti. E ciao, alla prossima!